Nell'80 ho lasciato l'aeronautica, mi avevano anche detto che dopo 8 anni di Frecce potevo anche cominciare a pensare ad andare in un altro reparto, e siccome in quel periodo all'Italia stava assumendo, invece che andare in un altro reparto, sono entrato in Alitalia. In Alitalia sono stato 8 anni e poi ho preferito lasciare l'Alitalia per andare a tentare altre avventure. Nel frattempo avevo già fatto altre avventure, perché nell'83, insieme a altri 5 scriteriati ex Frecce, abbiamo messo in piedi un team acrobatico civile, le Alpi Eagles, coi CI 260, e siamo andati avanti per 9 anni. Per 2 anni ho fatto il gregario di destra e poi dopo facevo io il capo formazione e siamo andati avanti sino al 91. Diciamo che dopo l'incidente di Rheinstein delle Frecce, il nostro mercato è crollato. Noi facevamo durante il periodo estivo 70-80 air show, cioè ne facevamo anche 4-5 in un fine settimana, eravamo molto versatili. In quel periodo l'abbiamo messa in piedi nell'83, io ero in Alitalia e lì diciamo che ho trovato delle persone che mi hanno capito, aiutato, e quindi da maggio in poi tutte i fine settimana io ero libero e poi dal lunedì in poi mi facevano volare come un dannato. Nel 1983, quando avevamo cominciato con le Alpi Eagles, con i CI 260, la CI Marchetti ci ha contattato perché voleva commemorare i 50 anni della traversata di Italo Balbo e ha chiesto a noi 5 di inserirci nel gruppo in modo che nelle varie tappe avremmo dovuto fare delle esibizioni in 5, che poi siamo diventati 6. E quindi eravamo noi 5 più altri 2 ex Frecce che abbiamo inserito dentro, e alla fine con 9 CI 260 abbiamo fatto un bel po' di allenamenti a Vergiate, qua vicino, e a giugno del 1983 siamo partiti per gli Stati Uniti. Abbiamo fatto con i 9 aeroplani, più o meno abbiamo seguito la rotta che aveva seguito Italo Balbo. Noi siamo passati da Reykjavik, abbiamo fatto Nassau in Groenlandia, Goose Bay, e alla fine siamo arrivati a Chicago. Lì a Chicago ci hanno organizzato uno show dove c'era 1 milione di persone sul lungomare nel vecchio aeroporto dove ora c'è un parcheggio. E abbiamo fatto lo show, e lo show lo facevamo prima in 9 dei passaggi, perché ci sarebbe voluta molta più potenza col 260 per riuscire a fare delle manovre. Facevamo dei passaggi in formazione, poi ci staccavamo e in 6 facevamo il rombetto di 4 e 2 solisti, quindi 4 più 2, e in 6 facevamo lo show che più o meno, diciamo, essendo tutti ex Frecce, conoscevamo a memoria quello che facevamo prima e facevamo più o meno lo stesso programma, con apertura della bombetta, looping, tonneau e così via. E siamo stati 1 mese negli Stati Uniti, in giro per gli Stati Uniti a fare show ci chiamavano CI Marchetti Team. Alla fine, l'ultima settimana siamo stati a Oscos e lì purtroppo l'ultimo giorno nel nostro team c'era il capo collaudatore della CI Marchetti, Finistauri, e lui il pomeriggio presentava il 260 da solo per la ditta. Noi la mattina si faceva sempre 2 voli, uno verso le 10 del mattino, l'altro verso l'1, 2 voli in formazione. E lui nel pomeriggio, verso le 4 del pomeriggio, ha fatto invece un volo da solo.
e purtroppo non è uscito bene dalla vita e si è piantato per terra, quindi abbiamo avuto l'incidente proprio l'ultimo giorno di permanenza negli Stati Uniti. Nel frattempo Alpi Eagles, oltre che il team, diciamo che i soci hanno deciso anche di cominciare con l'aerotaxi. E così nell'88 mi sono detto: ma perché devo continuare a fare il copilota in Alitalia e lì vado a fare il direttore operazioni volo? E quindi abbiamo messo su Alpi Eagles Aerotaxi e siamo arrivati ad avere 6 jet, un Falcon 20, 2 Lear 35, un P180, 2 P180 e un elicottero 109, e volavo anche quello, quindi, perché un'altra delle mie avventure è stato prendere la licenza di elicottero. Quindi ho lasciato l'Alitalia, Alpi Eagles, poi negli anni 90 i soci di Alpi Eagles hanno deciso anche di mettere in piedi la linea e quindi Fokker 100. Ne abbiamo preso 8, tutti dalla Swissair, e io ero il direttore operazioni. Nella mia carriera civile ho fatto il direttore operazioni in ben 6 compagnie aeree. Hanno chiuso in diverse, quindi non ho ancora capito se porto sfiga. Adesso, a parte la battuta, no? Quindi ho fatto Alpi Eagles, poi ho lasciato Alpi Eagles e in Volare Airline con gli Airbus 320, e lì ho fatto il direttore operazioni. Quando Volare ha chiuso sono andato in Ocean Airlines col 747 e lì, dopo un anno che ero lì, sono diventato io il direttore operazioni. Ha chiuso anche la Ocean, eravamo arrivati ad avere 4 747-200 cargo, e ho fatto un anno l'istruttore in Airbus a Tolosa su 320-330, perché in Volare avevamo 320 e 330, io ero TRI, TRE, eccetera. Però ho retto solo un anno perché ero uno dei primi istruttori non francesi in Airbus, e lì la mafia francese, tutte le destinazioni peggiori erano mie. Quindi ero sempre in India, sono stato in India per lo start-up di Kingfisher, una compagnia che aveva tanti soldi e tanti aeroplani, però ha chiuso anche quella. Quindi, tornato in Italia, ecco, ho fatto un periodo, dopo ho lasciato l'Airbus, e l'Airbus mi ha chiesto se volevo andare a fare start-up Etihad sul 320, e lì ho volato per 6 mesi in Etihad come istruttore. Poi sono ritornato in Italia perché abbiamo messo in piedi Cargo Italia con gli MD-11 dell'Alitalia, e anche lì ero direttore operazioni volo. E così passa il tempo e sono arrivato a 65 anni. E 65 ha smesso anche di volare Cargo Italia, anche lì è chiuso andavamo benissimo, però c'è stato, i soci, diciamo, non si sono capiti. Banca Intesa, che era diciamo, uno dei soci grossi, non ha fatto l'aumento di capitale, quindi la proprietà ha deciso di chiudere. Ho continuato a lavorare alla CAE, simulatori di volo, e per un paio d'anni mi hanno mandato un po' in giro per il mondo. Sono stato un po' in Giappone, in Corea, in Turchia, e poi sono andato alla CAE Dubai, e lì sono stato alla CAE Dubai finché mi hanno detto che, vista l'età, e laggiù negli Emirati la compagnia che ti assume deve pagarti un'assicurazione medica, e mi hanno detto: hai superato i 75, noi con quello che paghiamo per te ci paghiamo 2 istruttori, arrivederci, e via. E ora continuo a fare l'istruttore sul 320, ho lasciato perdere, e lavoro per SmartLynx, una compagnia che fa
wet lease, ha una quarantina di 320 e io gli faccio i simulatori, diciamo una dozzina di simulatori al mese per mantenermi efficiente. Nel frattempo, in questi anni, oltre all'avventura Alpi Eagles Team, abbiamo continuato con altri team, con Eagles, Breitling Eagles, Red Bull Eagles sui Sukhoi 29. Poi niente, alla fine non riuscivamo più a trovare degli sponsor che ci supportassero e quindi 8 anni fa abbiamo smesso di fare acrobazia in formazione. Forse riusciremo a riprendere, quindi nonostante l'età ci chiameremo i centenari, le Eagle centenarie, e vediamo se riusciamo a rimettere in piedi un qualcosa per il raduno delle frecce tricolori che ci sarà quest'anno a settembre. Questa è la mia vita aeronautica in poche parole. Da civile un paio di piantate di motore le ho avute anch'io, ma una era col 747, quindi su 4, 1. Eravamo decollati da Chicago, cargo, venivamo a Malpensa, ma siamo arrivati a Malpensa senza neanche dover cambiare quota, quindi non eravamo pieni, avevamo un 60 tonnellate di merce, quindi non c'erano problemi. Gli altri, un'altra l'ho avuta col 320, ma diciamo che l'abbiamo spento perché consumava troppo olio e quindi abbiamo visto rischiare che scoppiava il motore, abbiamo preferito spegnerlo. Eravamo a un'ora di volo lungo la costa italiana, quindi con tanti aeroporti uno vicino all'altro, e continuando a mantenerci in contatto con tutti, siamo arrivati a destinazione. Altri problemi non ne ho avuto, quindi è questione di sedere, come si dice in italiano,